Buongiorno a tutti e ben ritrovati qua su Radio Rossonera, mercoledì 8 novembre del 2023. Buongiorno da Mattino Milan, un Mattino Milan finalmente vittorioso dopo purtroppo troppi Mattino Milan di analisi post sconfitte, pareggi e quant'altro. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Beh, oggi è l'8, quindi si celebra L'8. anche un pochino la prova del numero 8 di ieri, tra le altre prove dei tanti singoli che hanno fatto bene, e per questo vi chiediamo 8 milioni di like. No, scherzo, Milioni un 800? po' importante. 800 dai, facciamo noi non ne chiediamo 1000, 2000, 3000 perché ci arriviamo raramente. Facciamo 800, 800 like a questo video, Parla per te. supportateci. Se volete metterne 1000, mettetene 1000, nessuno vi dice niente. Comunque supportateci, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per tutte le notifiche. Allora, dai, partiamo con una piccola carrellatina di prime pagine, ma perché era più o meno quello che facevo io da ragazzo. Vi do questo spoiler. Quando si vinceva, mi facevo non so, un massaggino al cuore con le prime pagine dei giornali. Milan, il re sei tu, rovesciata Leao, sigillo Giroud, Pioli non siamo mica dei pirla. Il diavolo risorge col Paris Saint-Germain, qualificato se batte Dortmund e Newcastle. Questo sì, se vince entrambe forse potrebbe bastare anche una vittoria e un pari, ma non facciamo conti, se no Pensiamo. poi rischiamo di stare qui a sbagliare i conti per un punto e ci roviniamo la festa. Tutto sport. E se capitasse in Juve? No, non è quello il titolo. Parbleu Milan, uno strepitoso Leao e Super Giroud ribaltano il Paris Saint-Germain e risollevano Pioli. E poi c'è sempre Oh, Flick. Pourquoi questa tutte me la la compro, complique, direi, stamattina me la come diceva compro. il poeta. Il Milan più bello, Leao e Giroud zittiscono il Paris Saint-Germain. Rafa e Olli cancellano il vantaggio di Skriniar, Pioli sarà al terzo posto a meno 2 del Borussia primo, lancio di dollari falsi a Gigio. Questo è quello che è accaduto più o meno al primo tempo, quando Gigio era sotto la nostra curva. Beh, queste sono le prime pagine, Henry. Andrei un attimo a sfogliare così analizziamo un pochino Sì, la partita a freddo. Freddo per modo di dire, visto che in realtà sono state siamo 10 ore, non di più. 10 ore, esattamente. Milan, una notte da sogno. Paris Saint-Germain avanti, ribaltati, i rossoneri rinascono con Leo Giroud annullato a Mbappé. Gara a ritmo altissimo, Pioli da scaccomatto Luis Enrique a centrocampo, pazzesco gol del portoghese in rovesciata, il francese brucia Skriniar sul secondo gol. Allora, 2 o 3 spunti da questo, Henry. Uno, beh, devo dire che il Milan ha preso gol al settimo, ottavo minuto e c'erano tutti gli No. ingredienti per affogare. Sì, è vero. Dopo 3 sconfitte e un pari, prendi gol al settimo su un errore pesante tuo. Uno sotto porta, dove sbagli l'ennesimo tiro fuori con Loftus-Cheek. E due, dall'altra parte, la prima volta che vengono giù ti fanno gol di testa su un tuo errore marchiano di marcatura. C'erano tutti proprio gli ingredienti per andare sotto. E invece mi ha reagito, anzi, non è che ne ha reagito, è rimasto come aveva iniziato, cioè bene. Sì, come dicevi tu era proprio il film classico ormai degli ultimi periodi e della Champions League, ti direi. Sbagli un gol facile perché su quella grande azione di Leao poi Loftus-Cheek si mangia il gol, prendi l'1-0. Io quando ho preso l'1-0 devo ammetterlo, cioè in audiodescrizione ero abbastanza giù, perché ho detto cavoli qua se va come con l'Udinese è finita e davanti al Paris Saint-Germain. Se siamo Quindi onesti con noi stessi, credo che la maggior parte di tutti noi ha pensato, cioè, è andata. È no, non andata. è che è andata, però c'è il rischio della rumba, se prendi il gol dopo 7 minuti, se riduci da quel periodo, ti Esatto, viene, esatto. cioè, se no non sei umano. Poi siamo tutti Dopo, ottimisti, magari, ma dopo anche aver sbagliato quel gol, ecco, eh, di Loftus-Cheek. Poi sbaglia quel gol Musa, se non erro, prima del pareggio sì, sì, c'è di anche Leao. lo stesso identico errore, ma fatto da Musa. Esatto, e dici veramente, cavoli, stasera non è proprio serata, e poi ci pensa questo ragazzo qui con questa rovesciata, che non è solo la rovesciata, attenzione, ecco.
cioè, l'azione la inizia lui creandola praticamente dal nulla, perché bisogna anche questo che, ehm, cioè è una cosa che ha funzionato questa, con lui che si accentra e Giroud che si defila sulla sinistra, no, cioè si scambiano quasi di posizione. L'han fatto 2 o 3 volte se non sbaglio in ripartenza, tant'è che Giroud ha calciato 2 o 3 diagonali e uno ha funzionato perché Donnarumma non riesce a bloccarlo e fa una rovesciata. Tra l'altro io pensavo che la palla fosse rimbalzata, non me lo ricordavo bene. Invece rivedendola la fa proprio sulla respinta di prima intenzione, bellissima e commovente per quanto mi riguarda personalmente. E poi da lì è cambiato tutto, perché il Milan in realtà ha concesso, perché il Paris Saint-Germain è una squadra che con Dembélé, Mbappé, Moigny, Vitinha, anche se stai coperto, compatto, crea e i pericoli li ha, la traversa di Dembélé, le tante galoppate che ha fatto Dembélé puntando l'uomo, andando a volte sul fondo, a volte rientrando, veramente un pericolo. Non è Hakimi il migliore ieri, per certi versi. anche secondo me, insomma ne ero convinto perché anche in campionato ha fatto una partita strepitosa. Hakimi trequartista quasi, mezzala aggiunta che dava spesso fastidio tra le linee in mezzo al campo, però il Milan ha anche creato, cioè ha anche creato, il primo tempo poteva finire tipo 3-3. Sì, Cioè, sì. No, mi no, è piaciuta la definizione che ne ha dato Luis Enrique. Una partita di tennis. è vero. Sì, Cioè, sì. attacco io, attacchi tu, attacco io, attacchi tu. E lui ha detto sì, bello per lo spettacolo, a me è piaciuta un po' meno da allenatore, avrei preferito un pochino più di controllo, ma... Però questo è stato, sì, poteva finire tranquillamente 3-3, senza, non c'era niente da dire, perché le occasioni le hanno avute pesanti entrambi. Poi devo dire che il Milan ha riappoggiato bene il secondo tempo e ha avuto la fortuna di trovare il gol al quinto, fortuna, bravura, di trovare il gol al quinto, perché è un pezzo di bravura enorme di Olivier Giroud, e quel Sì, gol lì di testa così su Skriniar lo fanno forse 5 attaccanti in Europa, sì. non c'è tantissima gente che fa con quel potenza, stacco, ma anche ti dirò precisione, perché alla fine riesce a essere lucido nel mettere nell'unica porzione di porta a disposizione tra Skriniar, Donnarumma e il palo, quindi Esattamente. è un gol veramente bellissimo quello di Oli. Gol bellissimo e se lo merita Giroud, perché forse ci dimentichiamo noi quando cioè anche qui, vale per lo stesso discorso di Leao, io capisco che i più forti, che quelli che giocano di più sono sempre soggetti a critiche, va benissimo, però sono sempre anche i 2 che alla fine della fiera vai a vedere i tabellini, vai a vedere i gol degli ultimi Sì. anni del Milan, vai a vedere, i migliori in campo delle partite belle vinte e sempre loro 2 sono, e un motivo ci sarà. Quindi sono molto contento per Olivier che insomma nell'ultimo periodo, prima della doppietta col Napoli, era stato anche lui abbastanza criticato, e invece ha fatto un gol ancora una volta da maestro su un cross finalmente bello, efficace, potente, preciso di Teo Hernandez, che è tornato a giocare una partita e si è visto, ecco, anche quello, perché era mancato Teo. Arrivava tutto da un altro cross alla destra, se non sbaglio di Pulisic, quello su cui Leao poi insomma non riesce a intervenire, la palla finisce a sinistra e Teo crossa, insomma è stato veramente un bel Milan di Champions ieri sera, ma Sì. veramente un bel Milan di Champions League. Supereroi, Leao Giroud Show, Rafa dice le critiche mi danno la spinta, il portoghese torna al gol in rovesciata, che è un suo must della Champions League. Abbiamo mostrato a tutti chi siamo, queste sono le parole di Rafa, che ha vinto l'ennesimo MVP Champions League di questa stagione, il terzo su 4 partite. Le altre due aveva fatto delle foto leggermente corrucciato per essere... Sì, perché non avevi vinto. Esattamente. È tornato al sorriso Rafael Leao, è tornato a vincere il Milan, come hai detto giustamente tu. Gli ultimi gol, assist e quant'altro sono praticamente firme loro ed erano firme loro anche del periodo precedente, quindi
si sono riaccesi loro e si è riacceso il Milan. Piccolo passaggio su quello che è accaduto invece dall'altra parte della metacampo, il grande ex Donnarumma, Gigio, serata amara, fischi, banconote, parate, ma inutili. Vabbè, insomma, l'avete visti tutti, dollari, cori e quant'altro. Sarei disonesto con me stesso, perché sì, sono tifoso, ma comunque faccio anche altro nella vita, a dire che credo che sia forse la prima volta in carriera che lo vedo superare un momento del genere senza grossi sconquassi dal punto di vista tecnico o di sbagli in campo. Ha retto bene, ha parato tanto. Ha retto alla grande e io credo che la protesta dei tifosi o il modo di protesta dei tifosi fosse sacrosanto, come ho ribadito in questi ultimi giorni, sia fischiare che fare quello che hanno fatto nei limiti e nel rispetto ovviamente del buon senso e del buon costume. Mm. Penso che sia stato legittimissimo da parte Mm. dei tifosi. Ha risposto, ha fatto veramente una partita incredibile Donnarumma, fortunatamente per noi non ha inciso sul risultato perché siamo stati migliori in tutto il resto. Abbiamo fatto 2 gol comunque. Pioli alla Mu invece, questo è il titolo per l'allenatore. Noi non siamo dei fenomeni, ma nemmeno dei puntini puntini Pirla. Il tecnico riparte dopo i capo e le critiche, col Borussia Dortmund sarà decisiva. Le critiche, io credo che... Allora, credo una cosa, tutti quanti dobbiamo ricordarci quello che è ricamato sul petto della maglia del Milan, Mh. all'altezza del cuore. Lo stemma del Milan implica il fatto che si gioca, si lavora e si tifa per una società di altissimo livello e implica che se una squadra perde 3 partite su 4 e una viene pareggiata 2-2 in rimonta, la critica c'è, punto. Fine. Non siamo una squadra di mezza bassa classifica. Se una squadra perde un derby 5-1, la critica c'è. Punto. Fine. Se sbaglia l'approccio in Supercoppa, se sbaglia l'approccio nella primavera scorsa, se ha un crollo di un mese a gennaio, la critica c'è. Punto. Punto. Perché siamo il Milan, ragazzi. Tutti quanti. Siamo il Milan. E quando le cose non vanno per 1 o 2 partite, a Real Madrid Ancelotti c'ha il titolo su Marca che è in bilico, o traballa o cosa succede a Ancelotti, eccetera. Perché è il Real Madrid e noi siamo il Milan, ragazzi. Esatto. E aggiungo una cosa, cioè, Quando fa bene, bene, quando fa male, male. appunto, cioè Funziona quando così. fa male si critica chiedendo che vengano fatte le cose come quella di ieri sera, cioè non è che Eh, si critica a priori perché ci sta sulle scatole, perché, vorremmo per forza cambiare, perché non ci sta simpatico, perché chissà perché, per quali altri motivi. Si critica perché se vedi una partita come quella di ieri sera, ma come si sono criticati i giocatori, come si è criticata la società, come si criticano tutti se le cose vanno male. Ma se puoi fare una partita come quella di ieri sera, se puoi avere un atteggiamento come quello di ieri sera, se puoi tenere certe distanze, certe posizioni come quelle di ieri sera, significa che lo potevi fare anche in altre partite. Significa che se ti ci mettevi in altri contesti forse riuscivi a fare meglio, a essere anche in campionato in una posizione diversa, a non arrivare con l'acqua alla gola contro il Paris Saint-Germain. È per questo che si critica, non è una critica a prioristica, è una critica basata su quello che accade. Soprattutto se poi quello che accade di sbagliato viene smentito da prestazioni, prove, studio, preparazione, tutto quello che ci puoi mettere dentro, come quello che abbiamo visto ieri sera. è questo il fatto, cioè quello che si chiedeva a questa squadra, a questo allenatore, è che si andasse più sulla versione, tra virgolette, light, per paradosso, del Milan, una versione un pochino più semplice, più pulita, meno estremizzata, sia nella pressione che nei cambi di ruolo ai giocatori, che nei movimenti d'attacco troppo enfatizzati, spostando terzini, mediani, eccetera. Una versione più classica Normale. del Milan, soprattutto in partite dove l'avversario è di medio-alto livello e questo magari
non facendo le cose alla perfezione, perché non puoi fare mai le cose alla perfezione, rischi di venire punito. Come è successo con l'Inter, in parte col secondo tempo del Napoli, in parte con altre partite che abbiamo vissuto sulla nostra pelle da ormai quasi un annetto a questa parte. Perché non penso che l'Inter giochi sempre con squadre che la attacchino costantemente 90 minuti e poi ripartire in contropiede. No, gioca anche lei con squadre che sono a volte chiuse. Ma semplicemente se attacca e la palla esce sul fondo, metti, e il portiere avversario rimette la palla in gioco, non sono in 5, 6, 7 oltre la linea di metà campo e il difensore attacca la punta fino alla loro tre quarti. Hanno una pressione ragionata più o meno come quella che facciamo noi. Il baricentro è circa sulla metà campo, le punte sono appena dopo, i difensori sono appena prima. Rimangono lì. Se riescono a fare quella pressione, bene, se no, piano piano rinculano e chiudono gli spazi. Una versione un pochino più classica, ecco, meno estremizzata, ecco. E ieri abbiamo fatto questo. Bastava Posso, poco. posso dirlo? Dai, non ci voleva tantissimissimissimo. Cioè, perché Esatto. ci siamo incaponiti? Ma perché, cioè, l'abbiamo pagata sulla nostra pelle, con risultati, critiche, il rischio di l'allenatore venire mandato a casa l'anno scorso, i giocatori anche, di perdere il posto in Champions League l'anno scorso, di buttare via questa Champions League, di buttare via punti in campionato. Cioè, alla fine è Campionati li controproducente. abbiamo buttati via. Eh, perché? Vabbè, Adesso comunque, l'augurio è che funziona questa questo Milan, non inventiamoci altro. l'augurio è Funziona. che questa partita sia però di insegnamento, cioè non che sabato a Lecce torniamo a fare No, altro, no, spero di sia no. parlo per i giocatori che l'allenatore, cioè questa gara qua deve darti un po' anche il boost, eh. Se non ti dà il boost un Milan pari 2-1 con quello stadio, con quello che è accaduto, con tutto quello che ci ha raccontato questa partita, io non so il boost cosa te lo dia. Cioè, questa gara ti deve dare il Mm. fuoco, ti deve dare un pochino di spinta. Harry, noi siamo arrivati praticamente in chiusura, non abbiamo parlato di singoli per il semplice fatto che ci sono le pagelle prima e poi ci sono le dirette del pomeriggio, poi quindi avremo modo di parlare di Musa, Reinders, Tomori, l'assist di Teo, la partita di Loftus-Cheek che è stata incredibile, per certi versi forse Dai, mister Pioli, stai ascoltando questo video, lo so perché palesemente hai ascoltato anche il talk di ieri e di ieri. palesemente hai colto il mio suggerimento di Loftus-Cheek in 3-4. Harry, grazie. Ciao, ciao a tutti, il like, mi raccomando. Scusate, ho finito la voce proprio nei saluti. Buona giornata qui da Radio Rossonera. 13 talk, 16 c'è il 16 scusate, lanci, 16 13 tocchi. lanci, 16 il talk. Alle 19 torna Filo Rossonero con Carlo Pellegatti. Ciao a tutti e buona giornata.